Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diverse. Si va, comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che gli dava una... Su West Rest in Peace. Sì, mi serve l'ambulanza, il via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiato per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non sono stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io. Non so che altro dire. Questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio. Non sono stato io. Non sono stato io. Today, no music. Angelo
Badalamenti. Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti. We say, oh, that's it. Oh, it's so beautiful. Angelo. Oh, he's tearing my heart out. I love that. Just keep it going. Now, she's starting to leave. So far down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the darkness. Guarda, guarda. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Sempre, 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 sempre. Sempre, 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 sempre. Age, it's me, 29 stagione. Is it 26? 26, David, Mr. Lynch, David, slide Mr. Lynch. Can you hear me from here? Can you slide Mr. Lynch? Hear me from here? Because and if Posso solo chiedere come stai? Non ho dichiarazioni da fare, non te lo devo dire. Perdete il vostro tempo. Io ringrazio, capisco il vostro lavoro, però
potrebbe arrivare a breve una richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio da parte del PM, nonostante siano passati pochi giorni dal deposito delle consulenze, cioè martedì. Poi a partire da oggi, quindi a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM, passerà all'incirca un mese e sarà fissata l'udienza preliminare. Poi un giudice terzo deciderà se rinviare a giudizio a tutti gli effetti Andrea Sempio, leggerà ovviamente le risultanze della procura, in particolare riassunte in quelle 105 pagine del PM, e poi la memoria della difesa e le 5 consulenze che, come hai detto tu, vogliono smontare i 21 indizi che la procura ha raccolto durante questo anno e mezzo. Dunque fa discutere un'intercettazione che questa volta però non è propriamente legata ad Andrea Sempio, ma ad un amico di Marco Poggi, Mattia Capra. Ascoltiamola un attimo, la raccontiamo, poi la commentiamo con gli ospiti. Se al tempo stesso io farò il possibile, sarà sì, sarà. Se Dio sempre sì, ho commetto crimini. Mi sento un pochino accusato in questo momento e non so di cosa sto parlando. Chiedimi, fammi la domanda concreta. Che altro? Non credo che nessuno potesse chiaro in quel modo. Assolutamente no. È chiaro che c'era tutto zero, tutto chiuso. Nessuno, sento di poter dire che nessuno. Io ero il classico, ero invaghito, era la donna della mia vita. Guardi, io sinceramente me ne sono sempre un pochino fregato delle donne. La procura di Pavia cala l'asso e ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Una mossa a sorpresa che arriva dopo il deposito delle consulenze difensive. Si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti, spiega in una nota Fabio Napoleone, procuratore di Pavia. Verifiche per valutare la fondatezza e l'affidabilità scientifica delle tesi proposte dalla difesa. Noi della difesa abbiamo offerto una consulenza che, se confermata da una perizia, sarebbe assolutamente decisiva nel processo in favore di Sempio. A cosa potrebbe portare questa scelta della Procura di Pavia? Primo, se la perizia dovesse concludere che Sempio all'epoca dei fatti presentava condotte compatibili con un gesto impulsivo o violento legato alla frustrazione per un rifiuto, la Procura potrebbe usare questo risultato per costruire un movente psicologico più solido. Al punto 2 c'è la pericolosità sociale. Se il consulente nominato dovesse ipotizzare una condizione ancora attuale di instabilità o incapacità di controllo degli impulsi, qui i PM potrebbero chiedere delle restrizioni alla sua libertà. Terzo, potrebbe trattarsi di una possibile strategia preventiva della Procura per blindare il futuro processo ed evitare che la difesa più avanti introduca dei controlli psichiatrici. Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale. In questo processo non va cercato l'assassino ideale. E se Sempio dovesse rifiutarsi di sottoporsi a perizia, ai consulenti non resterebbe che lavorare sui documenti e le carte già presenti nel fascicolo dell'inchiesta. No, mi deve far finire. No, voglio parlare anch'io. No, mi deve far finire. No, mi faccia la finire procura e poi risponde. ha recuperato le foto del primo sopralluogo e andiamo a vedere la differenza. Le persone come maleducate. Certo, come lei. No, che poi scadiamo sui no A occhio nudo si vedeva la 33, andiamo a vedere la differenza delle impronte lasciate da Cassese quel giorno come si vedono. Ma che c'è? Prima dell'anidrina. Cassese 4. Eccola. Cassese 4 ne ha lasciato. Quella è l'anonatura che si vede della 33. Vediamo quelle di Cassese. Infatti. Vediamo quelle di Cassese. Allora fu individuata una lonatura. Era chiaro. Che si vedeva prima dell'anidrina in generale. Per favore, perché può lei stare zitta. No, non sto zitta. Cerchi di essere educato lei. Cerchi di essere educato. Scusate, no, in generale, poi, come dire, anche Sì, ma anche solo per galanteria. Sottolinea, dopo l'anidrina, no, prima dell'anidrina, la veda, sta là.
E là. Va bene, Rita. È particolare, è vero, nel senso che è vero che sono amica da 20 anni di Andrea Sempio, però in questo momento io sono il legale di Andrea Sempio, quindi quando io ho già detto pubblicamente che se fossi stato colpevole io l'avrei difeso comunque, ma in una maniera diversa. Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l'impianto luci di... Allora, io non vorrei dirvi, però sono arrivata col temporale. Sì. No, non cerchiamo adesso, non faccio l'avvocato difensore di se stesso. No, anzi, mi sto accusando. Cioè, dicevo, preparate il rogo perché secondo me è colpa mia. No, non dica così, noi siamo felici di averla, però siamo in onda senza luci. Un fulmine. Giuro, non è colpa mia, dottor Timpano. No, è solo che ha detto io credo all'innocenza di Sempio che ha avuto un fulmine. Madonna, ma veramente? Guardate il karma. Ma è un karma. Sa che questo sarà utilizzato. No, io spero di, a volte, no, come dire, ci siamo conosciuti pochi perché